molto probabilmente spareggi di Europa League e di Conference interessano davvero a pochi. Forse ai diretti interessati delle reciproche squadre, ma interessano a me. Interessano a me perché vedo due italiane che riescono a vincere fuori casa. Qualcuno dirà in Norvegia contro il Bran, qualcun altro risponderà con lo Jagiellonia in Polonia. E c'è poco da fare gradarsi. Abbiamo veramente poco da fargli schizzinosi, no? Da fargli schifiltosi. Ecco, non ce lo possiamo più permettere. Quindi, quando vedo una Fiorentina che comunque dà 3 gol a questa squadra polacca, deve ancora finire perché siamo al 91esimo e non voglio veramente dar nulla per scontato. È un risultato che io comunque accolgo con favore, assolutamente. Meno piacevole sono i campi che sto vedendo, perché quello di stasera mi sembra veramente una roba, un campo di patate, come si suol dire in questi casi, e quello di oggi pomeriggio, tardo pomeriggio, preserale, del Bran. Siamo lì, onestamente, se vogliamo dare anche un po' di credibilità appunto alla competizione. Ste robe, anche se poi abbiamo visto che anche in Champions, no? Ancora si gioca col sintetico, quindi lasciamo stare, è un discorso un po' fine a se stesso. E partendo dalla Fiorentina, no? Adesso finisce, poi andiamo a recuperare anche il Bologna oggi pomeriggio. La Fiorentina adesso sta dando anche un po' di continuità, ragazzi, perché poi questo, diceva Marianella, il terzo risultato appunto, come si dice in questi casi, il risultato... eh, non mi... io mi blocco là. Utile, risaltato utile, eccolo. E quindi, soprattutto dopo la vittoria di Como, nonostante le rotazioni, perché poi ancora chiaramente il focus è sempre sul campionato, e poi magari, sai, se risali la china, e la Fiorentina è assolutamente attrezzata per farlo, dai, non scherziamo, vederla ancora lì nella marea bassa o alta marea se preferite, e stride. Però si sta senza ombra di dubbio risollevando. Oggi ho visto ancora una volta un sinistro, un mancino, quello di Mandragora, incredibile. Questo ragazzo comunque ha dei colpi interessanti, lo so, qualcuno dice, ma la nazionale, Nesca subito esagera. Ma non è che ci sono fenomeni, eh. Se avessimo fenomeni, allora ti direi no, Mandragora non ci può mai rientrare. Ma non avendoli i fenomeni, avere un giocatore come Mandragora, che comunque i colpi li ha, io me lo porterei, vi dico la verità. Forse so io, boh, non lo so. Giro la palla anche a voi. Il fatto, sai, questo ribadisco. Se ne giova anche il mio fantacalcio, la mia squadra del mio fantacalcio. Un primo tempo dove c'è stato veramente pochino, forse il tiro di Fabian, la grande parata del portiere, lì ha fatto una bella parata. Per il primo tempo c'è stato veramente poco. Il secondo poi sono arrivati i gol, Ranieri, una Fiorentina che ci ha provato con Ndur, chi è che Fortini ha avuto una grande chance. Mi è piaciuto il rigore che si è procurato Piccoli. Mi è piaciuto soprattutto quello che ha fatto Fazzini, ragazzi. Vedete un giocatore che salta proprio netto, 2, 3 avversari. Vero che poi l'aveva persa, però vedere uno che supera l'avversario, ormai io quasi ci perdo le speranze, e quindi sono rimasto assolutamente sono rimasto colpito in maniera positiva. Appena finita? Sì, appena finita. Oh, vincere 3-0, ripeto, con le rotazioni significa che tu la gara di ritorno, puoi stare tranquillo. Il problema è che devi arrivare appunto o stasera, o meglio stasera. Si è dovuta andare a fare sta trasferta infrasettimanale in Polonia, quindi la Fiorentina, e un po' togli delle energie per il campionato. Però sostanzialmente avrai la partita di ritorno in casa con un più 3 di differenza di rete di vantaggio, quindi diciamo bene, bene. E che la Fiorentina una partita del genere non doveva neanche arrivare a giocarla. Mi sento di dire la stessa cosa per il Bologna. Anche il Bologna, onestamente, non dovevamo neanche stare qui a discuterne.
Però è una stagione che in campionato, o meglio, nell'ultimo periodo, ha messo in evidenza alcune non voglio dire problematiche, perché può dire problematiche, no? Ha messo alla luce una squadra che certamente non era perfetta, non può esserlo perché la forza del Bologna è la struttura, è l'assetto, no? È la squadra. E quando la squadra poi, come abbiamo visto nelle interviste post partita, è unita, è compatta, potrà fare un buon finale di stagione. E il finale di stagione intendo proprio la Coppa. Io il Bologna voglio che ci dia quella speranza che riponeva un po' nell'Inter in Champions o comunque nella stessa Atalanta, se vogliamo la Juventus stessa, no? Almeno negli spareggi tu dici, le italiani possono, no? E invece vedi delle figuracce. Ecco, io mi aspetto che quelle figuracce non le faccia il Bologna e non l'ha fatto certamente oggi. Che va, quello che voglio sottolineare del Bologna oggi è che, tra l'altro è una roba che avevamo visto anche in passato, Bologna rispetto a altre squadre, ecco, magari il primo tempo ho visto un'intensità non pari al livello dell'avversario. Non è che l'avversario abbia fatto chissà cosa, su un calcio d'angolo, Skorupski, però il Bologna nel primo tempo ha trovato un gran gol di Castro. Mo ci arriviamo. E poi nel primo tempo, ribadito, poi nel secondo solo il Bologna. Il Bologna nel secondo ha macinato. Ripeto, tutte le italiane abbiamo visto una sorta di calo, invece il Bologna nel secondo tempo è riuscita ad alzare i giri del motore e forse, se vogliamo, può essere il rammarico di non aver trovato il secondo gol, soprattutto con Dalling che ha avuto una buona occasione, si è inventato questa sorta di esterno che poi ha fatto una traiettoria strana, qualche tiro di Orsolini, qualche situazione estemporanea c'è stata. Però, ripeto, nel secondo tempo non ha subito un tiro il Bologna. Pieno controllo, piena padronanza della partita. Ed è bello vedere una squadra una squadra italiana che riesce a crescere di intensità nella partita. Che è qualcosa per noi, ripeto, per le nostre squadre italiane, è qualcosa di insolito, di utopistico. E come dicevo prima, c'è da evidenziare ancora una volta la prestazione di Castro. Più che prestazione, proprio i gesti tecnici. Questo c'ha dei gesti tecnici da grande attaccante. Cioè, incrocia col sinistro da una posizione assolutamente laterale, quindi con poco angolo di tiro, ma quante volte lo vediamo lavorare, spalla alla porta, oppure il gol che fa l'altro giorno proprio di punta, cioè o di esterni. Fa delle robe, ragazzi, veramente, veramente di livello. Ha avuto qualche partita dove anche lui magari è riuscito meno ad esprimersi, ma c'è poco anche in questo caso da essere dubbiosi, perché poi uno che si sbatte, oggi ho preso gomitate, via, andiamo. Grande, forse è uscito proprio per la gomitata, non lo so, perché lo vedevamo un po' frastornato. Però, ragazzo, ecco, ripartire assolutamente da Castro, sempre più centrale. Assolutamente. Va bene, arrivano due vittorie, ripeto, oggi e ora come ora non sono assolutamente scontate, quindi le accolgo con estremo favore, con estremo piacere. Va bene, signori. Fatemi dire due cose, me le ho proprio dimenticato perché poi non ho fatto il solito stacco con il pollicione. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, in descrizione magari commentate, trovate in descrizione trovate gli altri profili social, sotto commentate. E vi ricordo che adesso andiamo al Tribunale delle Romane, come ogni giovedì andiamo ad approfondire i temi della settimana, per cui ragazzi vi aspetto là in descrizione. Ecco, davvero in descrizione trovate anche i profili social per seguire magari per seguire su YouTube o Facebook. Ovviamente se siete nella regione Lazio avete la possibilità di seguire direttamente sulla TV canale 77. Va bene? Scusate se sono arrivato alla fine, spero che qualcuno di voi ci sia arrivato. Va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Neschio, signori miei, vi aspetto al Tribunale delle Romane.